È un felice ritorno quello di Luca Santiago Mora. È un felice ritorno perché è stato con noi nel 2014 quando eravamo al Teatro Sociale e allora ci ha raccontato una prima fase di dello straordinario operazione che ha immaginato e che ha creato in questi anni e che si chiama ADE. Ma che cos'è l'ADE? Ce lo facciamo dire direttamente da lui. Cos'è? Un acronimo? Senti Gerolamo, prima tranquillizziamo il pubblico dicendo che dopo c'è la pausa e noi siamo artisti, parleremo solo di immagini e voleremo quindi molto tutti più le immagini qui che le parole, almeno mie. Beh, l'ADE bisogna un po' chiarirlo. Però l'ADE sì, è molto semplicemente è un acronimo, è l'acronimo di Atelier dell'Errore, che attualmente è un collettivo di 12 artisti. È un collettivo un po' speciale perché gli 11/12 di questo collettivo sono artisti cosiddetti neurodivergenti. Io dovrei essere l'11°, ma ormai non vedo più molta differenza e ho chiesto una certificazione per andare con loro dall'altra parte. E questa cosa del collettivo non nasce come idea originaria, ma nasce semplicemente nel 2002, quindi 23 anni fa, come laboratori di arte visiva dedicati ai bambini della neuropsichiatria infantile territoriale della USL di Reggio Emilia, prima e poi anche di Bergamo. Dopo 12 anni di lavoro, questo signore seduto placidamente accanto a me, in realtà di una tenacia, veramente una perseveranza ammirevole, mi convince in un'intera estate a cercare di comprimere 12 anni di lavoro nei 18 minuti all'ora di TED. E aveva ragione lui, nonostante il mio essere recalcitrante. Ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta e siamo diventati ottimi amici, già questo è il primo risultato. E il secondo risultato è che l'anno successivo, nel 2015, ci si presenta un problema molto importante e inaspettato. 3 delle nostre migliori artiste compiono i 18 anni e da autorità passano alla psichiatria adulti o all'handicap adulto, dipende, e non possono più venire in atelier. Mi chiamano i genitori, mi dicono: scusa Luca, non ho capito perché abbiamo acceso la luce, adesso si spegne la luce, si chiude la porta, andiamo a evitare i bulloni, a pulire le polisportive, tutto è finito, ci saluti così. No, devi fare qualcosa. Quindi da questa urgenza inappellabile viene l'idea del collettivo. Ci serve un posto fuori dagli ospedali, cioè adesso basta con la clinica, tanto l'arte, lo premetto subito, non guarisce da niente, non è stregoneria. Cambia le persone e quindi le persone con la stessa patologia sono uomini e donne diverse. Questo non è misurabile, ma così è. E in poco tempo, grazie a TED e grazie a quello che abbiamo fatto, ci ospitano come work in progress alla collezione permanente, che è una delle collezioni Maramotti, che è una delle collezioni d'arte contemporanea più importanti in Italia e all'estero. Questo ci dà molta autorevolezza e quindi succede che nel frattempo altri ragazzi altri artisti chiedono di partecipare al collettivo e diventiamo 12. Nel 2018, altro, perché noi siamo caratteristici, alziamo sempre il livello, sempre una scommessa. Dicono: vabbè, ma perché noi ci dobbiamo trovare soltanto una mattina a fare gli artisti e non possiamo fare gli artisti sempre? Come si fa? E ci siamo inventati uno studio d'arte cooperativo, in cui i genitori sono soci della cooperativa e noi 12 siamo i soci lavoratori. E come tutti i lavoratori vogliamo essere pagati. E come fate? Abbiamo iniziato una serie di relazioni nel mondo dell'arte contemporanea senza premettere la nostra storia. Noi vogliamo essere giudicati per quello che facciamo e appunto sono le immagini il nostro. E quindi dobbiamo collaborare con gallerie private, musei, istituzioni, ma anche studi professionali, professionisti di architettura, design, moda, eccetera. Mentre girano queste immagini bellissime, dimmi un po' raccontaci un po' quali sono i fondamentali del processo artistico dell'ADE. Fondamentali sono semplici sono 2 parolette, errore e animali, però affrontati in maniera molto radicale. Errori perché mi è stato chiaro da subito che se avessi rifatto una scuola
per quanto adattata o adattiva di disegno, sarebbe stato l'ennesimo fallimento per i miei artisti. Quindi il primo baluardo da battere è l'errore. Perché dobbiamo dire che questo è sbagliato, questo no? In cambio di questo, vietato usare la gomma, vietato cancellare, cambiare il foglio, usare il bianchetto, che adesso ve lo dico così, ma con i ragazzini, con i bambini delle elementari è una battaglia che chiede una teatralizzazione incredibile. In cambio di questo lasciamo nascere le questioni. Quindi se parti da una formica, questa si può trasformare tranquillamente in un elefante, poi in un condor, e quando arriva il punto in cui non capisci ma cos'è sta roba qua, lì si aprono le porte regali dell'atelier, perché lì inizia il compito dell'artista, di vedere dove tutti guardano e pochi vedono. Questo l'ho capito solo dopo, non è che lo sapessi prima. Il secondo è gli animali. Gli animali, e anche questo è molto semplice, perché nei primi mesi degli atelier nell'ospedale perdevamo dei 60 minuti a disposizione per ogni gruppo, 55 minuti li passavamo dicendo cosa disegno, la palla, la nonna, il goleador, la luna, il sole. No ragazzi, qui non possiamo, è un tempo prezioso questo. Un unico tema, uno salta su e facciamo gli animali, e noi coriacei da allora disegniamo solo animali, quindi possiamo dire in sintesi che l'atelier da 23 anni disegna solo animali senza cancellare mai. Senti, Semplice. la storia dell'atelier è molto densa, c'è una infinità di cose da raccontare, però vorremmo un po', perché non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, concentrarci su aneddoti dell'ultimo periodo. La storia degli aneddoti. Gli aneddoti dell'Ade sono delle storie fantastiche che possono veramente divertire e interessare. Un po'. Dai, cominciamo dal primo, quello del Palazzo Torlonia. Le palline d'oro di Palazzo Torlonia. Un pomeriggio ci chiamano dalla reception della collezione, facciamo un personaggio importante che... Adagio, parla adagio. Ma io vedo il counter qua che mi stressa. Non ti preoccupare, vai. Calmo, poi mi dice sei andato lungo. Vabbè, comunque ci arriva sta telefonata dalle reception, c'è una persona importante che vi vuole conoscere. È una principessa, cosa gli dici? No, una principessa. Arriva la principessa, ci sta quasi tutto il pomeriggio, raccontiamo noi, poi lei ci racconta una bella storia, io abito a Palazzo Torlonia, 200 metri da Piazza di Spagna, lì sono nata, nel 1991 un incendio mi distrugge tutta l'ala nord, quella che si dà su via Condotti, io ho ricostruito tutto, ma ho perso tutte le opere d'arte e ho tanti cubetti bianchi, volete occuparvi di un cubetto bianco e inventarmi una stanza? Noi certo che lo vogliamo fare, ma come lo facciamo? Che non possiamo venire a Roma un mese e mezzo e un anno e mezzo con il tipo di artisti che abbiamo noi. E soprattutto ci ha colpito un racconto perché la principessa diceva il giorno dopo, quando nella distruzione totale io camminavo in mezzo alla cenere e ho trovato semplicemente e solo delle palline d'oro piccoline che erano le decorazioni a foglio oro dei soffitti a cassettoni, l'oro è indistruttibile, e le ho raccolte e trovate, quindi in assemblea, perché noi iniziamo sempre con un'assemblea permanente, abbiamo detto vabbè, da una stanza distrutta d'oro faremo una stanza di animali d'oro. Ecco. E quindi siamo partiti in quarta con questa idea. Però non potendo lavorare direttamente là sulle impalcature, ci siamo fatti costruire 22 metri per 1,5 metri di muro, che poi con un'acribia tipica delle nostre caratteristiche sono diventate questo fregio permanente di 22 metri per 1,5 metri. Animali giganteschi, sono insetti. Sono 8. Però in atelier i miei artisti mi hanno insegnato che loro non hanno maschere, per quello che fuori dall'atelier prendono bastonate, perché loro non hanno maschere, non riescono a fingere, dicono sempre la verità. E questo lavoro, per quanto luccicante, ha una profezia. È una profezia, appunto. Una certa terribilità, perché questi che vedete sono degli insetti in scala reale, quindi 2,5 metri per 1,5 metri, che arriveranno fra poco quando noi siamo riusciti ad autodistruggerci, quindi quando l'uomo si bombarda con testate nucleari, inquina il mondo, noi scompariamo, la Terra va avanti, gli insetti delle radiazioni nucleari non se ne fanno un baffo e possono finalmente elefantizzarsi e diventano grandi come questi, ma non solo.
perché poi non c'è limite all'atelier. E allora hanno detto, e allora a quel punto non dovranno neanche spargere centinaia di migliaia di uova, ma si mammiferizzeranno. E quindi ognuno si farà il proprio cucciolo, tanto non ci sono gli umani che poi calpestano le uova, quindi uno ne faccio, uno ne partorisco e la discendenza è assicurata. Detto questo, notate l'acribia, è una miniatura monumentale, perché la tecnica è dei miniatori medievali, ma fatta in scala 22 metri per 1,5 metri. Ottimo. Allora, quello è lo studiolo visto dal cortile. Adesso vedete una foto che riconoscerete, almeno molti di voi la riconosceranno, uno è Pasolini e l'altra è la Maria Callas, che galleggiano su una barca. Questa barca si chiama Edipo Re perché Pasolini l'aveva acquistata per realizzare il suo film su Medea e l'aveva soprannominata Edipo Re. Che cosa è successo? Edipo Re poi è stata abbandonata alla morte di Pasolini nei cantieri di Pola e uno psichiatra, perché poi la meccanica quantistico-celestiale dell'atelier fa annodare delle cose impensabili. Uno psichiatra che ha lavorato con Basaglia l'ha ritrovata, l'ha restaurata e l'ha messa nelle mani della figlia. È diventata un'impresa sociale per la navigazione alternativa, il turismo alternativo, ma quello che interessa a noi è che hanno deciso di fare una vela d'artista per ogni biennale d'arti visive e dopo tanti artisti è arrivato il nostro turno. Però noi, per Pasolini è ingombrante, mi ha detto no dai, Pasolini no, andiamo a leggere bene la storia. Allora abbiamo scoperto che questa nave, questa barca storica, alla fine della seconda guerra mondiale, col nome di battaglia Rapido, ha aiutato un sacco di italiani a scappare dall'Istra, che non volevano diventare jugoslavi d'amblè, e nottetempo li ha trafugati nel nuovo confine italiano. Quindi ha detto perfetto, noi parliamo di questa migrazione storica che riguarda i nostri italiani. E siccome noi miriamo sempre alto, faremo un dipinto sulle copertine di soccorso, simbolo evidente di tutta questa umanità che scappa, eccetera. Ma non vogliamo poi stamparlo sulla vela, noi vogliamo una vela trasparente con dentro la nostra opera. E quindi devi cercare il paziente velaio che sta ad ascoltarci e per mesi abbiamo combattuto per fargli cambiare tutte le sue metodologie e alla fine siamo riusciti a produrre questo che abbiamo battezzato Ade Sail, lo registreremo, perché è un tessuto da vela in fibra di carbonio con 25 copertine oro da una parte, 25 copertine d'argento dall'altra, su cui abbiamo dipinto. Dopodiché il velaio l'ha finalizzata, ce l'ha riconsegnata, ma il giorno prima della consegna dell'inaugurazione della Biennale ha detto ma se poi non sale o si rompe, allora dal terzo piano del nostro atelier l'abbiamo buttata giù. Vabbè, è vero, a Reggio Emilia non c'è un vento tipo i venti ruggenti di Capo Horn, però eravamo lì, l'abbiamo lasciata appesa per un pomeriggio, ha resistito e allora via, montata sull'Edipo Re e per tutta la settimana, io devo andare veloce perché vedo già che è stata ormeggiata davanti a Piazza San Marco, è diventata una certa attrazione. Ok, abbiamo già cambiato capitolo. Oh, e qui c'è un passaggio. Passaggio clamoroso, perché c'è sempre la vela di mezzo. Cosa sono quelle gambette che escono così? In teoria è una medusa, ma molto che dà molto da pensare, perché noi facciamo solo animali, non è che, anche se il Ministero della Cultura ci ha incaricato di produrre l'immagine dedicata per la giornata del contemporaneo, noi non ci siamo staccati degli animali perché è un po' medusa, la vedete che ha la testa e le gambette, però volevamo tirare fuori e pubblicizzare il nostro nuovo tema. Il nostro nuovo tema che per triangolare con la stella della Scimbosca triangolata dal professor Lingiardi, il corpo c'è e c'è. E come? E questo è il problema attuale degli artisti dati dell'errore, perché prima costruivamo, facevamo nascere esseri totemici, erano figure della protezione, perché immaginate tutti i miei artisti hanno avuto severi problemi con il bullismo per via delle loro caratteristiche, quindi animali giganteschi, appunto non aggressivi, legittima
difesa, dicono, dicevano sempre appunto, sempre protettivi. Esatto. Adesso hanno finito la scuola e si sono trovati immersi nella società del desiderio in cui siamo immersi peraltro tutti, con messaggi dai più subliminali a quelli più espliciti fino al pornografico. Però a differenza nostra, di noi normaloidi, hanno qualche difficoltà a sperimentare questa cosa, quindi hanno questa bolla gigantesca di desiderio che non riesce ad uscire. Quando ho scoperchiato sto vaso di Pandora è nata questa serie, salta su una e fa, vabbè, ma allora facciamo, che vedeva organi sessuali da tutte le parti in qualsiasi creatura arrivasse dall'atelier, e fa, ma allora facciamo una serie di animali nudi. E ha detto, scusa, perché non sono mediamente nudi gli animali? No, nudi, cioè senza peli, rosa. E qui è iniziata l'età rosa dell'errore. Allora, io qua ho sbagliato. Vai. Allora, vi dico solo i nomi e questo basti per via del tempo. Questa è la Sexy Aphrodite con la sua depilazione in stile brasiliano. Io l'ho imparato da loro, queste robe qua, non riuscivo a vederla, questa roba qua. E l'altro è il suo amante Ares, sfiancato dalla potenza sessuale di Aphrodite. Quando è uscito Poor Things, il film, Povere creature, ha detto, ma certo lui è la proiezione di Duncan, sapete quell'amante che ce la mette tutto e poi impazzisce, gli devono cambiare il cervello. Lui è Duncan, però una volta era Ares. E poi solo è rimasto Efesto, Hephaestus Has Lost Control è il titolo, che purtroppo, insomma, in mancanza d'altro si deve dare all'autoerotismo. E tutte queste opere sono confluite a New York. I titoli sono in inglese perché ci hanno invitato, la Galleria Kaufman, ripeto, ci ha invitato per la prima mostra a New York. Ho detto, ma è perfetto, dove possiamo parlare del desiderio negato se non a New York, che è l'unica bolla rimasta, tutto attorno c'è una negritudine incredibile, ma lì si può parlare di questa cosa. E quindi abbiamo installato, però ho detto, noi lì a New York facciamo la figura della squadra di calcio delle isole Faroe che viene promossa al campionato del mondo, perché quello è il campionato del mondo dell'arte contemporanea. Quindi io so già che arriveranno dei certi tipi dell'arte contemporanea che guardano le cose un po' così, pensando di sapere tutto. Quindi noi prepariamo una bomba orologeria nel piano sotto. La bomba orologeria è questo piccolo tablet in cui c'è un video di 8 minuti in cui i miei due performer in inglese raccontano cosa vogliono dire veramente la potenza sessuale di queste figure che hanno visto. E cosa succedeva? Succedeva che tutti arrivavano giù, vedevano gli 8 minuti e poi tornavano su a rivedere tutto perché non avevano capito niente. E quindi per noi è stata la soddisfazione totale. Adesso ve li faccio sentire. We go with the Holy Trinity of the unknown pleasures, like the Father, the Son, and the Holy Spirit. Here we start with Aphrodite. Actually, it's sexy Aphrodites, which is not a personal opinion, all right? It's simply its scientific name. Abbiamo dovuto tagliare, ma Ve lo possono vedere, lo possiamo sul sito, recuperare. Sì. Si può recuperare. Bellissimo. Allora, siamo arrivati a 2 minuti. E dopo... No, non ti preoccupare. Non ci portano via di tempo. Trauma da counter. No. Non ce la posso fare. Dai, questa è importantissima. Abbiamo fatto la storia, questo è il presente, forse speriamo il futuro, ma chissà dopo questo TED cosa combineremo. Chissà cosa ne farete. Sfracelli. Allora, il presente è presentissimo, è anche vicino. E dopo 23 anni di lavoro Bergamo si accorge che ci siamo e riguadagna tutto il tempo perduto e siamo alla prima mostra antologica degli ultimi 10 anni del collettivo. Siamo invitati dalla GAMEC, dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, grazie alla fiducia estrema del direttore artistico, vi ho messo la nostra audacia, ci ha lasciato, il nostro approccio è stato invadiamo la GAMEC da tutti i punti di vista. La prima invasione è stata la performance dell'inaugurazione, dove i nostri due performer hanno schiaffeggiato fisicamente e verbalmente il pubblico raccontando le parti più esplicite. Questo è il porno amorino anubico, per esempio, e vi lascio immaginare cos'è. La gente è rimasta stupita. Loro sono i due performer. Quello dietro, per esempio, si intitola L'ottava moglie di Barba Blu, e questo basti perché non sono all'altezza loro. Poi abbiamo invaso non solo lo spazio
dedicato all'arte contemporanea della GAMEC. Questa è la vela, la riconoscete, la vela di Edipo Re, che è diventata una scultura. E quella che scende dall'alto è la Hyper Sexy Aphrodite, è una Sexy Aphrodite evoluta di 4 metri che ti dice vieni qua nel corridoio dove c'è l'agguato delle Unknown Pleasures, che è la serie del desiderio negato, dove ci sono il porno amorino annubico, l'Urechis Erothanatos. Tutto un po' rosa. È tutto, è l'età rosa dell'Ade, chissà dove finiremo, se finirà mai questa roba qua, perché abbiamo avuto delle assemblee incredibili con dei coming out che sono irripetibili e sono da conservare come un prezioso tesoro. Poi abbiamo assalito tutta la parte della permanente, ho detto se volete usare la parola ontologica dovete disallestire almeno una stanza per ogni stanza della permanente, noi la attacchiamo con queste tende da soccorso, stavolta arancioni, perché siamo in uno stato emergenziale, questa te l'ho preparata. E lì c'è Tim Rollins, però hai capito, noi abbiamo un'opera, c'è De Chirico, c'è Morandi, De Pisis e pam, là in fondo ci siamo noi fino al 18 gennaio. Avete sentito GAMEC fino al 18 gennaio. Io penso che organizzerò un pullman per andarla a vedere con gli amici. Una visita guidata. Magari facciamo una performance con i nostri due. Esatto, facciamo un pomeriggio al GAMEC. Allora, concludiamo con questa, è inaspettata, perché mentre io ero alla GAMEC a fare una visita guidata, mi hanno detto no, ma se vai a TED adesso noi vogliamo anche farci vedere. E hanno preparato questo collage che io non avrei permesso perché non è proprio nel nostro stile, ma ho detto no, vai, però è bello. È bellissimo. Dove loro hanno cercato tutti i ritratti che avevamo in atelier, ma hanno esplicitato i loro soprannomi. Hanno un nickname tutti, non ci chiamiamo Luca, Marco, Paolo. Ti chiami? E io Garibaldi. Tu Garibaldi. E mia moglie, che è la presidente, si chiamerà? Anita. Facile. Però c'è GB7 che è da CR7 perché è una fuoriclasse autistica, qui non puoi dire niente, è come quando Cristiano Ronaldo entra in campo, mica puoi dire tira la punizione così. E come si chiama? Lei entra e fa quello che... Come si chiama? Giorgia Ballabeni, GB7. Ah, però abbiamo anche i due performer. Nikki Baxter, vabbè, facile, da Bella Baxter, lei è proprio la nostra coprologa, quindi ci racconta di tutto e di più. Abbiamo imparato da lei a dire le parolacce. È un'arte sublime. E poi abbiamo Metta, la geografo, Mozzi, The Gamer, e Smigola e la sciamana. Poi Julie Shining, Giangi Giangetto e la c'è Pitbull. Bene, hai dato saluti dall'atelier. 22 minuti. Imperdonabili. 23 minuti, no. Adesso c'è la pausa.